Finalmente possiamo collegare l'intelligenza artificiale di Gemini a Google Maps e questo cambia tutto. Avere finalmente un navigatore che è intelligente, molto intelligente, ci può aiutare mentre siamo alla guida in tantissime attività. Ti mostro subito qualche caso d'uso così capisci anche tu le potenzialità di Gemini dentro Google Maps. Ok Google, imposta la destinazione alla stazione centrale di Milano. Navigazione verso Milano Centrale avviata. Ok Google, però a me serve anche un parcheggio prima della stazione. Ce ne sono? Certamente, ci sono diversi parcheggi vicino alla stazione di Milano Centrale. I primi due sulla mappa sono il garage San Martini, a soli 150 metri dalla destinazione, e l'International Parking, che dista circa 400 metri. Il garage San Martini è molto vicino e ha ottime recensioni, mentre l'International Parking è aperto 24 ore su 24. Vuoi andare in uno di questi o preferisci sentire altre opzioni? Sì, andiamo nel primo che hai detto. Perfetto, ho aggiunto il garage San Martini come tappa intermedia sul tuo percorso. Ok Google, trovami un ristorante di carne qui nelle vicinanze che faccia entrare anche gli animali. Ho trovato un paio di ottimi ristoranti di carne che accettano animali domestici. Il Mannarino Tenca ha un'ottima valutazione di 4.7 ed è molto apprezzato per la sua formula che unisce macelleria e cucina, permettendoti di scegliere la carne direttamente al banco. In alternativa c'è Pit Beef Milano, con un punteggio di 4.9, specializzato in diversi tagli di manzo spiegati con passione dai proprietari, perfetto se cerchi un'atmosfera più intima. Ti piacerebbe andare in uno di questi o preferisci sentire altre opzioni? Sì, ok, andiamo nel primo che hai detto. Certamente, ho aggiunto il Mannarino Tenca come tappa sul tuo percorso. Vuoi sapere altro su questo ristorante o desideri procedere? Procediamo pure. Ottimo, ho impostato il percorso. Passerai prima dal ristorante Il Mannarino Tenca e poi dal garage San Martini, prima di arrivare alla stazione di Milano Centrale. Ti serve altro per il viaggio? Perfetto così, andiamo. Vediamo qualche altro caso d'uso. Devo ricaricare la mia auto elettrica. Trovami la colonnina più vicina. La colonnina più vicina è Plenitude on the Road, a 1,2 km, che dispone di 3 connettori di tipo 2 disponibili. Un'altra opzione è la stazione Neogi, a 1,7 km, con 4 connettori di tipo 2. Vuoi andare alla prima o preferisci sentire altre opzioni? Ok, andiamo. Perfetto, ho aggiunto Plenitude on the Road come prossima tappa. Siamo a circa 5 minuti di distanza. Ok Google. Aggiungi al mio calendario domani pranzo con Marco alle ore 13. Fatto! Ho aggiunto il pranzo con Marco al tuo calendario per domani alle 13. Come hai visto, puoi segnare sul calendario degli appuntamenti, puoi chiedere di farti portare dove vuoi, puoi avere informazioni sul traffico, che è una cosa importantissima, tutto in tempo reale parlando così tranquillamente con l'AI dentro Google Maps. Quindi mentre guidi senza usare le mani, senza toccare il telefono, soltanto con i comandi vocali, puoi chiedergli quello che vuoi. Per installare Gemini all'interno di Google Maps devi avere dentro il telefono l'applicazione di Gemini, la scarichi gratuitamente, poi accedi con il tuo account Gmail. Una volta che sul telefono hai sia Gemini che Google Maps, puoi completare l'installazione. Vediamo come. Bene, siamo dentro il telefono, apriamo Google Maps. In alto a destra c'è la nostra foto, andiamo a cliccare. Ora scendiamo su impostazioni. A questo punto clicchiamo su navigazione. Qui basterà scendere un po' e troviamo la voce utilizza i comandi vocali e attiviamo. Siamo pronti. Ora inserendo una qualsiasi destinazione ci apparirà in alto a destra il logo di Gemini. Questo è uno dei modi in cui l'intelligenza artificiale ci aiuta nella vita reale e indubbiamente questa è molto utile. Sul mio canale parlo di intelligenza artificiale in tutti i suoi vari aspetti, quindi seguimi e in descrizione trovi anche la mia business email per collaborazione e consulenze. Ci vediamo al prossimo video.